Naviganti del hobby, bentornati. Allora vi faccio questa puntata un po' speciale perché si interseca in mezzo alle altre, perché ho un Kickstarter da segnalarvi, Kickstarter di My Dungeon che è giunto quasi al termine, mancano 8 giorni e prima che finisca volevo farvi vedere come fare eventualmente ad appoggiarlo, perché ha già stravinto tutti i record che poteva vincere ed effettivamente è fantastico. Quindi ve lo faccio vedere perché se qualcuno di voi vuole costruire per esempio uno scenario, un diorama, e ne faremo uno qui durante le puntate tipo Mordheim per capirci, avete veramente trovato il Kickstarter giusto, economico e fatto veramente bene. Quindi ci vediamo, vi faccio vedere il video proprio su come funziona un Kickstarter, come si fa a fare un back su un Kickstarter, e poi su My Mini Factory come si fa a redimere, praticamente a prendere il premio e quindi scaricare il file per la stampa 3D. A tra poco. Allora ragazzi, eccoci qua, questa è la pagina del Kickstarter. Vi faccio vedere un pochino di cosa si tratta, vediamo se riusciamo a farvelo vedere meglio sullo schermo. Eccolo qui, ho ritagliato un pezzo di monitor per farvelo vedere. Dunque, sulla pagina Kickstarter, quando voi siete loggati, avete già nell'home page diverse cose che hanno a che fare con quello che guardate più normalmente. Oggi voglio mostrarvi Forgotten Towns 2, che è uno dei nuovi Kickstarter, probabilmente il più bello che abbiano mai fatto i ragazzi di My Dungeon, che se voi seguite il mio canale dall'inizio sapete che sostengo ormai da 5 anni, da quando hanno iniziato a fare ancora a mano in resina i muri per 3D per i dungeon, a oggi che ormai siamo alla stampa 3D. Vi faccio vedere un attimo la presentazione qui. Hello everyone, I'm Jose, creator of My Dungeon. Welcome to Forgotten Towns 2, medieval ruined buildings designed for FDM printers with no supports needed. We designed four brand new models to complete our previous collection. You can find more complex ruins for epic adventures and simpler ones to quick games play. Support us on Kickstarter and don't miss your chance to bring your tabletop to life. Create your own world with My Dungeon. Questo è il nostro amico José che presenta My Dungeon. Ha disegnato ovviamente con i ragazzi di My Dungeon, ormai sono un team e stanno facendo questo Kickstarter che attualmente è arrivato a 21.690 euro raccolti su un obiettivo di 1.500, quindi è già stato chiuso, quindi potete tranquillamente partecipare sapendo che arriverà. Ci sono 324 sostenitori, tra cui ci sono anch'io, e tra 8 giorni finisce. Quindi per poter sostenere un progetto si clicca su sostieni questo progetto, oppure back this project se è in inglese, e sapete che potete fare contributi senza ricompense solo per sostenerli, tipo gli offrite un caffè da €1 eccetera, oppure potete, vedete, fare ricompense disponibili. Con 29 euro voi avete praticamente il set che include 4 nuovi modelli, con 56 euro avete praticamente 15 modelli STL Files, e poi con 80 euro avete 15 modelli, tutti quanti stretch goal che vengono unlocked, quindi vengono liberati, e diciamo la possibilità appunto di vedere e avere tutto quello che dipende dal Kickstarter. E poi qui avete tutti gli add-on e anche Forgotten Town 1 e 2, perché questa è la seconda parte, diciamo, di Forgotten Town. La prima era quella dello scorso Kickstarter, che se qualcuno si è perso, con 109 può avere praticamente entrambe le campagne sbloccate. E poi c'è la parte commerciale che a noi non interessa, perché sarebbe quella per poter rivendere, però se qualcuno di quelli che segue il mio canale ha un negozio eccetera, vuole stampare e rivendere, sa che deve andare in questa zona. Quindi una volta che voi avete cliccato sul contributo siete all'interno del Kickstarter e quindi verrà tutto spedito nel momento in cui è praticamente predisposta la spedizione. Andiamo a vedere quando è, perché vediamo un pochino qua. Sì, andiamo a guardare, qui c'è tutta la storia, vedete, di Forgotten Town 2,
dove vi dà tutte delle news, e praticamente io voglio sbloccare tutto per poter fare un tavolo di Mordheim, e diciamo Mordheim piuttosto che potrebbe essere per esempio persino HeroQuest all'aperto, quindi poter utilizzare tutti questi elementi scenici meravigliosi per fare appunto qualcosa del genere. Vi ricordo tra le altre che potete già adesso, anche senza partecipare, anche senza versare un solo euro, scaricare questo che è una free ruins, praticamente, quindi le rovine gratuite, e con questo praticamente avete la possibilità di testare e toccare con mano quanto vi stanno proponendo, e vedete che già a 29 euro invece di quanto costerà sul loro sito poi, che è 64, avete già queste 4 bellissime costruzioni che sicuramente da decorare saranno fantastiche, veloci e di grande impatto. E poi vedete qui a 109 invece che 2,52 vi danno tutto il primo e il secondo. E avanti così, guardate questo per esempio. Ecco, questa per esempio è una dei prototipi della casa. E poi vedete qui fanno un mini diorama dove vi fanno vedere tutto quanto, e volendo c'è anche il discorso delle miniature che, come vedete, sono comprese nel Kickstarter e già vi danno la possibilità di poter stampare qualcosa per giocare all'interno. Sempre comunque potete scaricare questa parte gratuita per capire come funziona, e vedete poi stampate, addirittura il mulino gira, guardate che meraviglia. E poi andando avanti avete tutta la descrizione, quindi adesso vi lascio nel sito, scusatemi, qui sotto in sovraimpressione vi lascio il link in modo tale che nella descrizione anche potete cliccare e andare tranquillamente, guardate che belli qua, potete andare tranquillamente direttamente nel Kickstarter in modo tale che possiate fare il vostro kick. Per esempio già a 29 euro è fantastico, ma io punterei ad avere questo da 79, fossi in voi, se volete fare un intero villaggio questo è eccezionale. E poi vabbè, se volete addirittura quello gigante con 1 e 2, poi bellissime queste sono le barricate, molto utili anche in Warhammer Fantasy, quindi l'Old World, e qui poi avete tutta una serie di alberi che si possono utilizzare e vari elementi scenici che sono gli essential items che si possono utilizzare tranquillamente anche appunto in Warhammer, in Age of Sigmar, in Mordheim, in Warcry eccetera, e anche, perché no, in HeroQuest. 30 miniature che sono comprese, guardate ci sono anche tutti gli scheletri, quindi potreste utilizzare questi scheletri se vi piacciono, per esempio per HeroQuest per l'appunto, visto che gli scheletri della scatola sono tutti uguali. E niente, poi se vi ricordate Landscape, questo potete andarlo a vedere nelle recensioni, ho già fatto la puntata dedicata a tutto quanto Landscape, trovate tutte le montagne da stampare, i fiumi, gli alberi, questo trovate tutto già sul mio canale, nella playlist delle recensioni, e avanti così. E quindi ragazzi, questo è quanto, volevo farvi vedere questa cosa perché non appena riceverò il tutto comincerò a stampare, anzi vi faccio vedere come funziona. Allora, perché in realtà ho già ricevuto una parte. Questo invece è il sito di My Mini Factory. Quando voi avete un account qua dentro trovate in box varie mail, tra cui per esempio quando avete appunto vinto un Kickstarter, un redeem here, quindi andate sulle vostre email, fate redeem e vi ritrovate nella vostra pagina con tutti quanti i Kickstarter che avete fatto. Io alcuni non li ho fatti ma me li hanno mandati diciamo i vari sponsor, e vi faccio vedere qui invece Forgotten Towns. Quindi quando voi l'avete praticamente comprata vi arriverà da scaricare questa caterva di file meravigliosi, e adesso io ovviamente comincerò a fare download per ognuno. Poi nella cartella di download del vostro browser troverete ovviamente la cartella zippata, basta unzipparla e dopodiché troverete già i file pronti per essere messi in Chitubox,
e stampare. Ovviamente questo ve lo farò vedere nelle prossime puntate, ma cominciamo anche questo progetto dove vi faccio vedere appunto come costruire un intero diorama di appunto un villaggio e magari poterci poi giocare. Facciamo una cosa della grandezza insomma di un tavolo di Kill Team, non di più, dovrebbe stare tutto bello concentrato e diventa una bella città abbandonata su cui poter giocare le proprie avventure. Bene ragazzi, vi lascio al recap. Bene, questo è quanto. Vi ricordo ragazzi che sotto la descrizione trovate il link al Kickstarter specifico, ve l'ho messa come primo link, quindi fra tutti quanti gli sponsor il primo link che vedete sotto in descrizione è quello che serve per arrivare alla pagina del Kickstarter e poter fare il vostro backing per poter supportare il progetto se vi interessa. Volevo segnalarvelo perché effettivamente è uno dei più bei Kickstarter che abbia mai visto ultimamente sugli edifici, facili da stampare, facili da decorare e veramente fatti bene con un prezzo insomma 29 euro. Penso che sia abbordabile per tutti per quanto riguarda i primi 4 edifici, ma anche quello da 79 che comprende tutto, quello da 109 con il primo e il secondo Kickstarter, se vi siete persi il primo, è veramente una bomba. Quindi chi ha progetti ambiziosi e vuole fare un mega diorama in casa ha praticamente tutti gli elementi per poter giocare poi a Warhammer Fantasy, quindi Warhammer Old World piuttosto che Age of Sigmar, Mordheim, Warcry, potrebbe esserci un'esterna di HeroQuest oppure utilizzare alcuni elementi interni per HeroQuest. Poi ci sono le miniature dei fantasmi fantastici, dei bei scheletri, quindi insomma li stamperemo e li vedremo insieme nelle prossime puntate, così vi faccio vedere come si fa. Poi da quando avete acquistato un Kickstarter arrivano i file, stampate, cominciate a decorare e arriveremo un giorno a vedere la puntata con il tavolo finito. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao. We could be the warriors.